Ciao, salve a tutti e ben ritrovati. Il narcisista si legherà a una borderline a doppia mandata. È vero questo? E pensi che il tuo ex, magari con una personalità narcisistica, si sia legato a una border o una ex a un borderline? È vero che un narcisista, se incontra una border o una donna narcisista, incontra un borderline, si legheranno a vita o quasi? È una relazione ideale quella di un narcisista patologico, covert o dovert o perverso o maligno egli sia con una border, con una borderline? C'è una qualche attrazione fatale tra un narcisista e un borderline? Ne ho già parlato di questo, ma ritorno sul tema, anche perché mi si ponevano delle domande a questo proposito. Un narcisista può legarsi a doppia mandata a un borderline? Un narcisista può legarsi a doppia mandata a chiunque s'avversa, ad esempio, ad una codipendenza, oppure se trova una donna che semplicemente lo manipoli più di quanto non sia lui a manipolare lei. Ma certamente c'è spesso un'attrazione fatale tra un narcisista e un borderline, perché il narcisista è solleticato dal contro-love bombing del border, oppure è il borderline che fa love bombing al narcisista, ed anche un narcisista ci casca nel love bombing, perché anche il borderline non scherza in fatto di love bombing, di corteggiamenti serrati con idealizzazione del partner, complimenti, doni, gesti carini e così via. Anche nei casi in cui queste relazioni durino nel tempo, non sono però delle gran belle relazioni. Si tratta pur sempre di relazioni tra personalità disturbate, e basare una relazione di coppia su disturbi di personalità, o più che basare e fondare una relazione di coppia su disturbi di personalità, cosa possiamo aspettarci? Io ne ho viste di relazioni di questo tipo, neanche poche, e non sono relazioni felici ma nemmeno serene. Di solito uno dei due soffre e non è detto sia sempre il border. Sono relazioni costellate da tanti tradimenti e da tanti isterismi. In ogni caso non sono relazioni tanto frequenti, quelle che durano nel tempo, le relazioni tra border e narcisisti. Quindi non pensiamo a queste relazioni come a relazioni ideali perlomeno per i due soggetti in campo, se non per noi. Non sono tanto ideali neanche per loro alla fine, soprattutto per loro, perché non sono certo relazioni che possono dirsi riuscite. A volte traspare anche in tanti commenti l'idea che la donna vincente con un narcisista è quella che riesce a stargli accanto, o meglio, che lui riesce a stare accanto a lei. Ma anche se questo accade, cosa ci sta dietro a un connubio come questo? Cosa può starci? Nel caso del border e del narcisista, il border è spesso una girandola di emotività, e alla lunga per un narcisista questo è un peso, se non è perlomeno abbastanza coinvolto a livello emotivo. È difficile che un narcisista poi accetti tanto di buon grado le sfuriate tipiche di un border, a meno che non ci sia una forte attrattiva sul piano sessuale. Ma l'equilibrio che si stabilisce tra un narcisista e un border o una border è sempre giocato su un filo molto labile e sottile. Non sono assolutamente relazioni riuscite. Se poi ci siano questioni di convenienza, a questo punto, se non entrambi, almeno uno dei due farà di tutto perché la cosa riesca, perché la relazione stia in piedi, ma questo accade anche se non c'è di mezzo un border. Comunque il narcisista mira alla convenienza, ma è spesso anche un border in una relazione di coppia, e non solo in una relazione di coppia. Ti abbraccio forte, sempre felicissima di leggerti, di sapere come stai, come la pensi, di confrontarci, di raccontarci. Ti abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.